Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa aiutare ognuno di noi nel proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2022. Sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo poi potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2020. Grazie. Wow! Amici del cancro, abbiamo il diavolo. Si parla di un qualche tipo di blocco probabilmente, di un qualche tipo di energia un po' sacrificata. Alle volte può parlare di rabbia, può parlare di paure, è una sorta di, repressione se vogliamo, o oppressione, che potrebbe essere sia, diciamo così, voluta da voi, piuttosto che, dalle situazioni o dalle relazioni circostanti. Okay, abbiamo separazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Quindi per qualcuno si può trattare di quello che è un momento, diciamo così, di isolamento piuttosto che di distanza da quello che è una situazione che magari è quella che rappresenta il diavolo, quindi una situazione con un po' di tossicità. Un po' perché giustamente, siamo all'inizio della stesa, andiamo a vedere man mano che vengono giù, che escono i tarocchi, che cosa dicono le carte. Okay, andiamo a vedere. Abbiamo il mago, un fante di pentacoli al contrario. Abbiamo un 5 di spade, un 8 di coppe e un 4 di bastoni. Allora, il mago è una carta numero 1. Quindi è un inizio, è un'azione, è un nuovo capitolo, è la capacità o il tentativo magari di manifestare quello che per voi è la vostra realtà. Il mago è l'alchimista, è colui che ha tutte le risorse in mano per riuscire a creare il tipo di realtà che vuole. Diciamo che avendo poi questo, fante di pentacoli al contrario, sento che per qualcuno si tratta di, ehm, una, se vogliamo, bassa dedizione a un qualche tipo di progetto o a un qualche tipo di relazione magari per qualcuno. E potrebbe anche essere perché in questo momento c'è questo 5 di spade che indica una confusione mentale da parte vostra. È come se qui ci fosse la volontà di iniziare un qualche cosa, ma non si sta ancora, diciamo, facendo qualche cosa di concreto in quanto c'è confusione mentale. Abbiamo poi un 8 di coppe e l'8 di coppe parla di quello che è un viaggio interiore, io lo ritengo l'arcano minore dell'eremita. Quindi, si parla proprio del allontanarsi per creare quello che è come vi posso dire, la propria zona di verità, mh? Conoscere se stessi. Ed è anche per questo che abbiamo questa carta, che è la carta di separazione, che dice che si prospetta un periodo lontano dal tuo partner, ma in questo momento sento che non è proprio quello che volete voi, cioè nel senso, magari qualcuno lo vorrebbe questo nuovo inizio, ma non si riesce ad andare a fondo, non si riesce ad andare nella direzione in cui voi volete. Abbiamo poi anche un 4 di bastoni, il 4 di bastoni fa riferimento in realtà a quello che è l'unione felice, quindi a quello che è, l'unione intesa, proprio come coppia, come relazione, anche se comunque essendo un 4 fa riferimento a quello che è una casa, quindi potrebbe rappresentare magari la famiglia per voi. Continuiamo poi con il 7 di pentacoli, vediamo che ultima carta mi danno. Okay, forse sono un po' troppe, ma le prendiamo tutte. Abbiamo il 3 di coppe, l'8 di bastoni e un 10 di spade.
Dunque questo 7 di pentacoli è una carta che ha un'energia molto lenta, perché è una carta di attesa fondamentalmente. Qui è come se ci fosse qualcuno che sta, ripeto, cercando di capire da che parte muoversi, dov'è la propria verità, dov'è la propria zona di forza se vogliamo, dov'è la propria stabilità, fin dove si arriva con i propri pensieri, fin dove invece si è condizionati dai pensieri ehm, che hanno gli altri insomma, o che comunque, sono nella nostra testa, ma che in realtà sono degli altri. Mhmm, Guardate, la stesa finisce anche con un 10 di spade, quindi qui si tratta di chiudere con un qualche tipo di sofferenza. Il diavolo parla di condizionamento anche, quindi, potrebbe essere che qui ci sia qualcuno in questo momento che non abbia le idee molto chiare, proprio perché è in una situazione di condizionamento mentale. Vi ricordo che qua avete comunque il 5 di spade. Andiamo a vedere carta per carta. Queste 3 carte insieme, le prendo come se fossero l'ultima posizione, diciamo così. Quello che mi fanno, ehm, pensare è, che per molte persone questo tipo di separazione in realtà non è dal partner, ma da un'amicizia, okay, perché comunque abbiamo un 3 di coppe. Il 3 di coppe parla anche di quello che sono, i rapporti di amicizia. Okay, andiamo a vedere carta per carta. Spiegatemi il mago per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di pentacoli, abbiamo un 4 di spade, di nuovo un 4 di bastoni e il cavaliere di pentacoli. Dunque, il 2 di pentacoli mi fa pensare a qualcuno che stia cercando in qualche modo di trovare un equilibrio. Fa riferimento anche in molti casi a quello che è una situazione, ciclica, quindi a un qualche tipo di situazione o di dinamica che continua a ripetersi, ma avete comunque il 4 di spade, che è un po' l'energia di ritiro spirituale dell'8 di coppe. Qui c'è qualcuno che si sta occupando di quello che è la guarigione, che potrebbe essere o la propria guarigione o la guarigione da un punto di vista dell'unione, della coppia, della stabilità, della sicurezza, ed è un lavoro che si sta facendo poco per volta, passo dopo passo, come dice l'energia del cavaliere di pentacoli. Per qualcuno questo cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare una nuova persona che entra nella vostra vita, con la quale costruire una relazione stabile. Bene, andiamo a vedere questo fante di, denari al contrario. Abbiamo una regina di coppe e un 8 di spade. Credo che ci sia qualcuno che, a livello concreto non si muove, come vi dicevo, perché c'è tanta confusione mentale. Abbiamo l'8 di spade e il 5 di spade. Io sento che qualcuno qui è un po' sommerso da quelli che sono i sensi di colpa, vuoi come moglie, vuoi come madre, ma perché abbiamo la regina di coppe. Potrebbe anche essere la parte maschile, di un uomo, cioè scusate, la parte femminile di un uomo, la regina di coppe. Quindi la parte, diciamo ricettiva, è un po' come se non ci fosse una reale connessione, sento una coerenza, ecco, se vogliamo, tra quello che è il vostro la vostra parte emotiva, la vostra parte mentale e la vostra parte concreta. È come se questo mago, che mi parla di manifestazione, stia cercando di iniziare un nuovo tipo di approccio in questo periodo. Andiamo a vedere il 5 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di spade e un 4 di pentacoli al contrario. C'è qualcuno qui che probabilmente è stato, ehm, tradito, perché abbiamo un 3 di spade, può esserne la fiducia che si aveva con l'altra persona, ma essendoci comunque un 4 di pentacoli, credo che ci sia qualcuno qui che in qualche modo ha perso qualcosa, può essere anche a livello materiale, visto che anche qui si partiva con un 2 di pentacoli. Andiamo all'8 di coppe per piacere, grazie. Quante carte. Allora,
il re di bastoni al contrario, la regina di bastoni, 6 di spade e asso di spade. Allora, re e regina di bastoni, quindi si potrebbe trattare di una coppia di tipo divino, quindi una coppia di tipo karmico, già ve lo dicevo qui, che potrebbe no, vi ho detto che c'erano i cicli. Il 2 di pentacoli, proprio perché c'è, questo infinito, questo simbolo dell'infinito, rappresenta i cicli, nella vita e di vite, quindi anche a livello karmico. Di conseguenza questa relazione potrebbe, essere una di quelle relazione, diciamo così, predestinate. Però di nuovo 8 di coppe, 6 di spade, un'altra carta di allontanamento e poi abbiamo l'asso di spade. Quindi qui si tratta di tagliare fondamentalmente, dare un taglio col passato, fare ordine mentale, che è una cosa che qui in realtà ancora non c'è, e c'è bisogno di riprendere in mano il proprio potere personale, sento. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, per piacere, grazie. C'è da fare una chiacchierata, io sento, tra questo re e tra questa regina. Abbiamo un 6 di pentacoli, un re di spade e un asso di bastoni al contrario. Sì, qui è un po' come se sentissi che le cose hanno una sorta di calma, ma è una calma controllata, cioè non è una calma, diciamo così, naturale, se vogliamo, è una calma un po' imposta, ecco. E difatti l'energia del diavolo parla di questa sorta di compressione, di questa sorta di controllo. È come se ci si muovesse il giusto. Andiamo a vedere questo 7 di pentacoli. Abbiamo un 4 di coppe e un 5 di spade. Sento che qui c'è qualcuno che sta aspettando l'altra persona, sta aspettando un avvenimento o un movimento dall'esterno. Però ripeto, avete un altro 5 di spade, ce l'avevate già qui e che siete in questa fase di blocco, di stand-by se vogliamo, dove vi sentite con le mani legate, ma fondamentalmente perché non avete chiarezza mentale. Siete un po' sommersi da quelli che sono i vostri sensi di colpa, questa sensazione di sofferenza, quindi sento che siete ripeto, in una fase di attesa, che poi il 7 di pentacoli è una carta positiva perché è attendere i frutti del proprio lavoro, quindi è come se qui aveste fatto questo lavoro con tutto questo lavoro di manifestazione di cui parla il mago, il lavoro di guarigione, il cercare comunque di, come vi posso dire, di, destreggiarvi tra in quelle che sono le vostre, come vi posso dire, varie, sfaccettature della vostra vita o della relazione, della situazione in cui vi state trovando. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo un asso di il mago era al contrario. Un asso di denari e un mago al contrario. Fatemi vedere l'8 di bastoni, gli amanti e il diavolo, che guardate, sono praticamente la stessa carta. Sono rappresentate quasi allo stesso modo. Fatemi vedere questo 10 di spade. Qui si parla per qualcuno, perché il mago era al contrario, vi dicevo, si parla di una, per qualcuno è una confusione mentale indotta, nel senso che c'è qualcuno qua che sta, se vogliamo un po' usando le proprie doti per confondervi le idee. Andiamo a vedere il 10 di spade, abbiamo l'imperatore. Ancora una. 6 di coppe, un altro riferimento alle energie karmiche, diciamo, alle anime gemelle. Poi abbiamo l'eremita e un 7 di spade. Quindi sento che probabilmente per qualcuno si tratta di una relazione di vecchia data, perché comunque 6 di coppe esprime anche quello che è un'energia di infanzia, se vogliamo, di un'energia del passato, se vogliamo, quindi magari si tratta veramente di un'unione, di lunga data, però è un'unione che non porta più a niente. La stesa finisce con un 10 di spade, che è la chiusura di un ciclo, il lasciarsi indietro quello che è questa sofferenza di cui ci parlava qua il 3 di spade, per trovare la propria stabilità, oltre quello che è il il rapporto, se vogliamo,
di lunga data di cui si sta parlando. Per altri invece il discorso, non è così, nel senso non è un rapporto di lunga data, ma appunto come vi dicevo anche qui e con il 2 di pentacoli potrebbe essere un rapporto di anime gemelle. Però abbiamo comunque un eremita e un 7 di spade. Qui è meglio per qualcuno questa carta qua, vi dicevo che era l'arcano minore dell'eremita, è uscita anche alla fine stesa. Per qualcuno è veramente giunto il momento di, prendersi un periodo di separazione l'uno dall'altra per riuscire a fare un po' il punto della situazione, mi verrebbe da dire. Per trovare la propria stabilità, che è quello che suggerisce un po' l'imperatore qui. Il fatto che ci siano sia gli amanti che il diavolo mi parla proprio di una scelta del cuore. Io sento che in questo legame c'è una forte passionalità, ehm, può anche darsi che ci sia comunque del profondo affetto, perché comunque c'è un 6 di coppe anche, e abbiamo anche un 6 che è la carta degli amanti, ma sento che con tutti questi 5, questo 3 di spade, il 10 di spade, 2 volte il diavolo e il mago al contrario, per qualcuno non si ha questa chiarezza mentale perché l'altra persona sta un po' manipolando, sta un po', cambiando, diciamo così, le carte in tavola. Quindi probabilmente per riuscire a passare da questo 4 di spade, per riuscire ad arrivare a quello che è la guarigione, la dispersione di tutti questi pensieri, questi sensi di colpa che vedevamo qui, e per chiudere questo ciclo forse è il caso di stare un po' con gli amici, parlare un po' con gli amici. In questo senso, potrebbero comunque esservi utili, scusate, come riferimento, no, come, metro di confronto, diciamo così, il parlare con gli amici. Ecco, forse cercate di non farvi condizionare ancora di più perché siete comunque in una fase di 5 di spade, ce l'avete 2 volte e quindi è tanta la confusione mentale che state vivendo in questo momento. Andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi comunico che ho attivato il numero di telefono per le consulenze telefoniche. Se siete interessati ad avere una consulenza telefonica con me della durata di 1 ora, potete comunque scrivermi via mail e trovate l'indirizzo mail sotto in descrizione. Bene. Wow. Okay, recupero solo un attimo la carta che è caduta. Abbiamo il ribelle, esaurimento, nessuna cosa e ricettività. Le prenderò come conscio e inconscio. Quindi il ribelle è l'arcano numero 4, l'arcano maggiore numero 4, è la carta dell'imperatore, ce l'avevate già qui. Quindi io sento l'esaurimento è il 9 di bastoni, che a voi adesso qua non è uscito mi sembra, però comunque è una carta che parla di difesa, di difendersi letteralmente da quello che sono gli attacchi esterni e in questo mazzo viene chiamato esaurimento, perché qui c'è proprio un esaurimento di energie, probabilmente talmente tanto tempo che, vi state difendendo, che siete in questa situazione di imperatore, cioè di forza, ehm, di stabilità forzata più che tutto, anche se qui si chiama il ribelle, nel senso che, quello che vuole esprimere, in questo mazzo è che l'imperatore fa di testa sua e comunque, crea un po' le sue regole, no, e diciamo che in questo senso, vedendo comunque anche che vicino la carta dell'esaurimento, sento che sono regole di sopravvivenza per voi. È come se vi, foste creati una sorta di realtà vostra per riuscire a navigare in quello che è questa situazione. D'altro canto, nella parte dell'inconscio abbiamo nessuna cosa e ricettività. Allora, nessuna cosa è la carta del Papa e ricettività è la regina di coppe. Quindi, mhmm, per certi versi sento che, ehm, a livello inconscio vi sentite comunque legati fortemente, profondamente e vi ricordo che avevate il 6 di coppe, avevate il 4 di bastoni, ci sono parecchi riferimenti alle anime gemelle. Quindi potrebbe tranquillamente essere che,
quello di cui voi non siete consapevoli, okay, quello che non si vede se vogliamo, quello che e che in qualche modo siate legati in modo molto profondo a questa persona. In questo mazzo viene chiamato comunque nessuna cosa, perché? Perché fondamentalmente è come se, invitasse un po' ad uscire da quello che è la zona di buio, mh, attraverso la ricettività. Sviluppate l'intuizione, prendete contatto, ce l'avevate anche qui la regina di coppe, ed è quello che vi dicevo, il fatto che non siete coerenti con quello che pensate, sentite e fate. Si tratta proprio di entrare in contatto con il vostro lato emotivo, con il vostro lato interiore più profondo, quel lavoro interiore di cui parla l'otto di coppe, anche l'eremita parla di quello che è la ricerca della propria verità. Che cosa è giusto per voi? Cosa vi fa sentir felice? Che cosa è meritevole per voi? Quanto valete voi? Quanto sono importanti i vostri sentimenti? Quanto siete in contatto coi vostri sentimenti e le vostre emozioni? Bene, amici del cancro, periodo intenso, introspettivo direi. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Io intanto ringrazio tutte le persone che mettono like al video, che condividono, che commentano e che si iscrivono. E se non siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Ok, abbiamo non giudizio e qui sento che è riferito a voi. Principalmente quando si tende a giudicare tanto è perché diciamo i giudici più severi lo si è verso se stessi. Quindi cercate di, diciamo, amarvi per quello che siete, per così come siete, perché comunque siete in un processo di apprendimento che è quello che è la vita e piano piano si impara e mano a mano che si vivono le esperienze si evolve. Poi abbiamo coraggio, wow, e la fatina ha le braccia aperte con un cuore, quindi si tratta proprio di aprire il cuore, di prendere coraggio. Mi verrebbe da dire il coraggio di essere se stessi anche. E poi abbiamo esteriorizzazione e qui lo sento molto con questo 8 di bastoni, parla di comunicare tutto quello che è il quinto chakra è, diciamo così, espresso da questo 8 di bastoni. Può essere comunicare con le amicizie, comunicare la propria sofferenza, i propri passaggi interiori, la propria crescita. E poi abbiamo, guardate, luce interiore, bellissima carta, direi per concludere, ascoltate la vostra luce interiore, ascoltate quello che è il vostro istinto, quello che è la vostra, più che il vostro istinto, il vostro cuore, la vostra emozione. Anche qui c'era la fatina con le braccia che aveva il cuore aperto. Si tratta veramente di essere onesti con se stessi e chiedervi: "Ma io sono felice? Questo tipo di reazione come mi fa stare? Sto bene, non sto bene?" E essere onesti con se stessi. Poi il motivo per cui uno decide di fare certe scelte, ehm, è diciamo così condizionato non mi piace, però potrebbe essere una parola. Ehm, come vi posso dire, diciamo che dipende dal grado di evoluzione che si ha nel momento in cui si faceva la scelta, perché poi col senno di poi è facile dire: se l'avessi saputo non avrei fatto così". Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi possa essere utile per mettere un po' di luce nella vostra situazione attuale. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.